like a community park. Qui vicino a casa mia c'è un bellissimo parco. And sometimes I go there, on a japa walk, chant some japa. In the morning, it's pretty quiet. A volte alla mattina vado lì a fare una passeggiata per cantare il japa e alla mattina presto. And in the center of the park, there's a pavilion. And I usually go into the pavilion so that I'm shaded from the sun. E nel centro del parco c'è un padiglione che è coperto, così mi metto lì per essere riparato dal sole, perché lì dalla mattina presto alla sera c'è tanto sole. So I went into the pavilion. The pavilion has a cement floor. Sono entrati nel padiglione, c'è il pavimento di cemento. And all over the floor of the pavilion were chalk writings in chalk. Su tutto il pavimento c'era scritti fatto di, come si chiama per quello scrive sulle lavagne? Col gesso. Gesso, col gesso. And, there was multiplication, 2 times 4 equals 8, 3 C'era times. i numeri. Riesci a sentirmi? Si sente tutto bene l'audio? Okay. Si sente, c'era 2 più 2, 4, c'era tanti numeri scritti. And then there were other drawings, and I immediately recognized the writing on the floor. E c'erano altri disegni, poi subito ho riconosciuto l'è scritto sul pavimento. It was actually the writing of my son. I have a 6-year-old boy. In realtà era lo scritto del mio figlio, perché c'è un figlio di 6 anni. L'ho riconosciuto l'ho scritto. So to anybody else, it would have been graffiti. Per qualcun altro avrei pensato, ma chi ha fatto queste graffiti? But to the eyes of the Father, it elicits love. Ma dai miei occhi mi ha fatto uscire l'amore. I mean, the boy's not there. My son's not there, but his writing is there, and I recognize it as such, and it immediately elicits love within the heart. Anche se mio figlio non c'era personalmente presente, ma il fatto di sapere che era scritto lui, subito ha fatto uscire l'amore dal mio cuore. So talking about having the eyes to see God. Così parlando di avere gli occhi per vedere Dio. And Krishna is very kind. In Bhagavad Gita, he gives us many different types of ways that we can connect to him. Krishna è molto gentile, nella Bhagavad Gita ci danno tanti modi per collegarsi con lui. See, it's all about that connection. So when I saw this writing, I connected to my son, it elicited love. È tutto la connessione. Quando l'ho visto l'ho scritto, subito c'era un collegamento con mio figlio e poi ha fatto uscire l'amore. So Krishna gives us secrets in Bhagavad Gita, how no matter what we do, where we are, we can connect to him. Krishna ci dà i segreti nella Bhagavad Gita che ovunque ci siamo, qualsiasi cosa che stiamo facendo, possiamo collegarsi con lui. In the 7th chapter, he says, I am the light of the sun and the moon. Nel 7° capitolo lui dice che io sono la luce del sole e della luna. I am the syllable Om. So if you're doing some yoga asana and you're saying Om, you could actually think this is Krishna. E Krishna dice anche io sono la sillaba Om, e anche se tu stai facendo un'asana e sta cantando la vibrazione Om, si può meditare che questo è Krishna. He also says, I am the fragrance of the earth. Krishna dice anche io sono la fragranza della terra. I am the taste in water. Io sono il gusto, il sapore nell'acqua. I am the ability in man. Sono l'abilità nell'uomo. So we see anybody with any kind of ability or talent, we can immediately connect to Krishna because Krishna says, I am the ability in man. Anche quando vediamo qualsiasi persona che ha un certo talento e abilità, possiamo collegarsi con Krishna, perché Krishna dice io sono quell'abilità
nell'uomo. Of purifiers, I am the wind. Di purificatori sono il vento. So in everything around us, Krishna is telling us he is the essence of that object that we are looking at. In ogni cosa che ci circonda, in ogni cosa che ci incontriamo, Krishna dice io sono l'essenza in quella cosa. Così possiamo collegarsi con Krishna. So why is it that people are not walking and experiencing God all over the place? Allora, perché la gente camminando non sta sperimentando Dio ovunque? Oh, there's the sun, that's God. There's the moon, that's God. Why aren't people walking around in ecstasy? Perché la gente non sta camminando in giro in estasi dicendo eccolo il sole, questo è Dio, eccolo la luna, questo è Dio. There's a story, 1971, my spiritual master, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, was lecturing to a number of guests in London, 1971. C'è una storia che nel 1971 il mio maestro spirituale, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dava una conferenza a un gruppo di persone a Londra. It was in a very small room. Era una stanza molto piccola. But somehow or another, in those days, we had the mystic potency that we have many, many people in a very small space. A quei tempi c'era la potenza mistica di mettere tante persone in uno spazio piccolo. Did you ever see in a circus when the little Volkswagen bug pulls up and then 25 clowns get out of it? Se avete mai visto nel circo, non so se qui in Italia, ma in America al circo fanno questo gioco che mettono una macchina di sotto e Botte? No, un Volkswagen, sai quello, come si chiama? Portabagagli. O 500, di solito usavano 500 Fiat. E fanno un buco sotto e escono fuori 20 clowns, pagliacci, uno dopo l'altro. Com'è possibile? So somehow or another, in those days, we had the mystic power to pack many people into a small space. So this is one such instance. Questo era un caso quando in quei tempi con potere mistico riuscivamo a mettere tante persone in uno spazio molto piccolo. So Prabhupada finished his lecture. He says, and that is Krishna consciousness. Are there any questions? E così Prabhupada ha finito il suo discorso concludendo dicendo questa è coscienza di Krishna. E ci sono domande? So one Indian lady raises her hands and says, Swamiji, I have a question. E una signora indiana alza la mano dicendo io ho una domanda. And the tone of her voice was somewhat challenging. E il tono della sua voce era un po' sfidando. So she said, Swamiji, so can you see God? E lei diceva, allora Swamiji, tu riesci a vedere Dio? È un po' più una sfida, no? So Prabhupada replies, yes. And you cannot? Prabhupada ha risposto, sì. E tu no? And then Prabhupada looks around the room. He said, Krishna is everywhere. E Prabhupada ha guardato in giro nella stanza dicendo, ma Krishna è ovunque. And then he looked back at the woman. He said, you cannot see? E di nuovo ha guardato questo signore dicendo, ma tu non riesci a vedere? Silence. Tutti in silenzio, nessuna risposta. The woman didn't know how to respond to Prabhupada. Il signore non sapeva come rispondere a Srila Prabhupada. And then Prabhupada again says to her, why you cannot see God? E di nuovo Srila Prabhupada ripete, ma perché tu non riesci a vedere Dio? Again, silence. She didn't know what to say. Di nuovo lei non sapeva come rispondere. So then Prabhupada says, do you want to see God? E Prabhupada
risposto, ma tu vuoi vedere Dio? So the lady, a little bit embarrassed, puts her head down. She says, "No, Swamiji." E il signore un po' imbarazzato abbassa la testa dicendo no, Swamiji. And Prabhupada immediately said, "Therefore you cannot see." E Prabhupada ha risposto subito, per questo motivo tu non riesci a vedere. Krishna has stated in the Bhagavad Gita in the 4th chapter, 11th verse, he says, "Ye yata mang prapadyante tam stataiva bijamyaham mama manu vartante manusya partha sarvasaha." As all surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects. Too much? No. Okay. Krishna dice nel Bhagavad Gita, nel 4º capitolo, verso 11, Yetamam prapadyante tangstavya bhajamyam, nel sanscrito, e tutti, in quanto loro si arrendono a me, io reciproco allo stesso modo. Come si dice? Another way to say that as, another way to put it is, how you approach me, that's how I'll reciprocate. Un altro modo di dire questo è come tu mi avvicinano, io reciprocherò con te, Krishna dice. We see that in our own relationships, our own personal relationships. We can experience the same thing, right? Possiamo sperimentare le stesse cose anche in nostre relazioni quotidiane. Someone approaches you with kindness, with affection, you have the natural inclination to reciprocate. E per esempio, se qualcuno ti avvicinano con gentilezza, con affetto, e tu naturalmente vuoi reciprocare nello stesso modo. If someone is aggressive with you, then you have a tendency to defend yourself. Se qualcuno è aggressivo, la tendenza di difendersi. So it's human nature to respond how you are approached. È la natura umana di rispondere nel modo che ti viene avvicinato. And because we're part and parcel of Krishna, the Supreme Personality of Godhead, quite naturally, Krishna has that characteristic. How you come to me, I'll respond. Perché siamo noi particelle di Krishna, anche lui ha questa stessa tendenza, questa stessa natura, che vuoi come mi avvicinano, in accordo come l'accordo mi avviciniamo. Lui reciproca. So it is to be understood that there are different perspectives. Dobbiamo comprendere che ci sono differenti prospettive. Sì, perspective, visioni. In the 11th chapter of Bhagavad Gita, there's conversation between Arjuna and Krishna. Nell'11° capitolo della Bhagavad Gita c'è una conversazione tra Krishna e Arjuna. And Arjuna wants to see Krishna's universal form. E Arjuna vuole vedere la forma universale di Krishna. So Krishna says to Arjuna, because the universal form is not seen by many people. E Krishna dice a Arjuna, ma perché la forma universale non viene vista da tante persone, è molto raro. I think in the history of the Puranas, maybe Krishna revealed the universal form 5 different times to 5 different people. Sembra che in tutti i Purana e i Veda Krishna rivela questa forma universale magari 5 volte. So Arjuna requests this of Krishna, and Krishna says, "You do not have the eyes to see this."
E Arjuna chiede a Krishna che vuole vedere la forma universale e Krishna risponde, tu non ce l'hai gli occhi per vedere questa forma. But then Krishna says, but I will give you the eyes to see this. Poi Krishna dice, io vi darò gli occhi per vedere questa forma. Tesham satatam yuktam bhajatam priti purvakam tadami buddhi yogam tam yena mam upayante te. That as you, if you approach Krishna with affection and a desire to see him, then he'll respond. Krishna dice anche in altra parte del Bhagavad Gita, 10° capitolo, come tu l'avvicini a Krishna, si avvicina con affetto, lui si rivelerà. So in the Bhagavad Gita, in the 11th chapter, Krishna says, Divyam chakshus. Divyam means transcendental, chakshus, vision, transcendental eyes. Nell'11° capitolo del Bhagavad Gita, Krishna dice, Divya chakshus, visione trascendentale. This is one of the prime ingredients of Bhakti Yoga. Questo è uno degli ingredienti fondamentali del Bhakti Yoga. It is being a recipient of the mercy of Krishna. Essere recipienti della misericordia di Krishna. And then anything is possible. E da lì qualsiasi cosa è possibile, ogni cosa è possibile. Even we're not qualified. If Krishna, by his grace, desires to give us divyam chakshus, divine eyes, then we can have his darshan. We can Anche see. se non siamo qualificati, se Krishna vuole, ci dai, per sua grazia e misericordia, ci dai le divya chakshus, gli occhi divini, spirituali, trascendentali. Just like in that story I told about Srila Prabhupada, when Prabhupada asked that Indian lady, do you want to see God? Come in quella storia che l'ha raccontata di Srila Prabhupada, quando lui ha chiesto a questa signora indiana, ma tu vuoi vedere Dio? And her response was, no, Swamiji. E la sua risposta era, no, Swamiji. So people say, where is God? Show me God. But you don't really want to see God. Persone chiedono, ma fammi vedere Dio, dove è Dio? Ma non vogliono anche vederlo. So how can we be the recipients of divyam chakshus, or transcendental eyes, if we don't even have the desire? Come possiamo essere recipienti di questa divya chakshus, questa visione trascendentale, se non lo vogliamo neanche, non abbiamo anche un desiderio di vedere? If the endeavor is there, and that endeavor is called Bhakti Yoga, se c'è quello sforzo, e quello sforzo si chiama Bhakti Yoga, which is a practical demonstration that we want to be with God, experience è una God, dimostrazione da parte nostra che vogliamo essere con Dio. then when we practically show Krishna we want to be with him, then there's reciprocation. E quando seguendo Bhakti Yoga, as in the case of Arjuna in this a Krishna che vogliamo essere con lui, sì. Yeah, as in the case of this, what I quoted Arjuna in Bhagavad Gita, Arjuna wanted to see the universal form. Quando l'ho citato questa cosa nella Bhagavad Gita, che Arjuna voleva vedere la forma universale di Krishna. And Arjuna was possessed of a pure heart and pure desire. E Arjuna era di un cuore puro e un desiderio puro. So Krishna not only revealed to him the universal form, e Krishna non solo ha rivelato la sua forma universale, but also his four-arm form as Vishnu, anche sua forma con 4 braccia come Vishnu, and again his original two-arm form. E di nuovo ha preso sua forma originale con 2 braccia. In that particular instance, in quello momento particolare, Arjuna was able to experience
almost the totality of God experience. In quello caso Arjuna era quasi capace di sperimentare tutte le esperienze di Dio in forma universale. In the Srimad Bhagavatam, there's a verse which states that the absolute truth, the absolute reality has three different features or aspects. C'è un verso nel primo canto dello Srimad Bhagavatam dicendo che la verità assoluta ha tre aspetti. It's Brahman, Paramatma, and Bhagavan. Questi tre aspetti. So, by approaching Krishna according to your desire, then Krishna will reciprocate. Avvicinando Krishna secondo le tue desideri, Krishna reciprocherà. Let's take the instance of Dhruva Maharaj, if you know the story of Dhruva Maharaj. Guardiamo la storia di Dhruva Maharaj, una personalità nello Srimad Bhagavatam. Have any of you heard the story of Dhruva Maharaj? Shake your head. Somebody, a few. Okay, good. Qualcuno ha sentito la storia di Dhruva Maharaj? Qualcuno conosce la storia? Dhruva Maharaj was old. Hmm? Dhruva Maharaj was 5 years old. Oh, Dhruva Maharaj aveva solo 5 anni, era un bambino. And his father was the king. E suo padre era re a quei tempi. And one instant, he wanted some affection from his father. E voleva un po' di affetto dalla parte di suo padre, naturalmente. But the stepmother wouldn't let Dhruva Maharaj get on the lap of his father to receive Ma la affection. sua matrigna non permetteva a Dhruva Maharaj di salire sul ginocchio di suo padre. She would only allow her son to get on the lap of the father. Permetteva solo suo figlio di salire sul ginocchio di suo padre, dal re. So Dhruva Maharaj was of Kshatriya or warrior blood. Dhruva Maharaj era di una famiglia di kshatriya o di guerrieri, e così aveva il sangue da guerriero. So he became very angry at that. Si è arrabbiato molto di questa. And he went to his mother and he told her, you know, what am I to do? È andato da sua madre e ha chiesto: ma cosa devo fare? Yeah, I want a kingdom bigger than my father's. Adesso voglio un regno più grande di mio padre. So his mother told him, only Vishnu can give you that. E sua madre rispose: solo Dio, Vishnu, può darti questo. So he immediately, and let's consider he's only 5 years old. He immediately left the palace and went deep into the forest. Ricordiamo che aveva solo 5 anni, ma con questo consiglio di sua madre è lasciato subito il palazzo e è andato nel profondo della foresta. And there he performed yoga. E lì ha eseguito la pratica di yoga. Pranayam, yoga asana, and meditation. E meditazione. And he did it for a long period of time. L'ha fatto per tanto tempo. Because his mother said you must approach Vishnu for the kingdom, when he entered into meditation, he meditated on Lord Vishnu. Perché sua madre ha consigliato di meditare su Vishnu, di avvicinare Vishnu per soddisfare questo desiderio, e lui meditava proprio sulla forma di Vishnu. Now, in the classic yoga treatise, the Yoga Sutras, Patanjali gives us 7 different objects of meditation. Nelle Yoga Sutra di Patanjali, lui ci dà 7 oggetti di meditazione. And the first and foremost object of meditation is Ishvara. E l'oggetto di meditazione primario è Ishvara. No matter which system, the Ashtanga Yoga or the Kriya Yoga that Patanjali talks about, he recommends very strongly
Ishvara. Meditate. Your alambana or your object of meditation is Ishvara. O Kriya Yoga o Ashtanga Yoga è fortemente consigliato di meditare sulla forma di Ishvara. So while Dhruva Maharaj was performing pranayam and all these austerities and postures, he fixed his mind on Vishnu. E mentre Dhruva Maharaj faceva tutte queste pratiche di pranayama, asana e meditazione, si focalizzava la sua mente sulla forma di Vishnu. And became so very powerful È diventato così potente that he was only breathing very few breaths he was taking. faceva pochissimi respiri, controllato completamente i suoi respiri e ridotto a pochi respiri. And he was actually disturbing the whole universe by the power of his meditation. Con il potere di sua meditazione disturbava tutto l'universo. So what was happening to Dhruva Maharaj in his meditation? Cosa è successo a Dhruva Maharaj nella sua meditazione? Because his alambana, his object of meditation was Vishnu, his heart was becoming purified. Perché il suo alambana, l'oggetto di meditazione era Vishnu, si purificava il cuore, il suo cuore. So finally, Lord Vishnu gave him the eyes to see him, to have his darshan. Alla fine, Signor Vishnu ha dato gli occhi a lui di vederlo, di vedere Vishnu. Si era apparso davanti a lui. And Dhruva Maharaj's eyes and heart were so purified that he told Lord Vishnu, now that I'm seeing you. E il cuore di Dhruva Maharaj era così purificato, quando ha visto Vishnu, diceva, adesso che ti sto vedendo. He said, I wanted a kingdom, but that is like glass beads compared to Io the... all'inizio volevo un regno, un grande regno, ma adesso ho capito che quello grande regno è come pezzi di vetro rotte. Compared to the valuable jewel that you are. Paragonato al gioiello di altissimo valore come te. What that means is that once he experienced Lord Vishnu, all other desires went away. Questo significa che una volta che ha sperimentato Vishnu, ha avuto il darshan, la visione di Vishnu, tutti gli altri desideri sono svaniti. So that these are examples, Arjuna and Dhruva Maharaj are examples of divya chakshus. E questi due, Arjuna e Dhruva Maharaj, sono due esempi di divya chakshus, della visione trascendentale. Another vision or perspective is called Jnana Chakshus. Un'altra visione o prospettiva è Jnana Chakshus. And these are the eyes to see God through knowledge. Questi sono gli occhi per vedere Dio attraverso la conoscenza. Knowledge which is coming from sacred texts like Bhagavad Purana, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. Conoscenza che deriva dai testi sacri come Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Purana. Guru and the saintly personalities. Dal guru, il maestro spirituale e persone santi. In the case of Narad Muni, for example, this is another 5-year-old who ran away from home. E tuo figlio, your son is 6 years old and he's still at home. I might have 6, maybe next year. E qui c'è un altro esempio di Narada Muni che era un altro bambino di 5 anni che ha lasciato casa. You want to hear something funny? This is just an aside. Un piccolo aneddoto Un po' buffo. un po' buffo. Divertente. Divertente. You know, there's an astrologer
in Varanasi, and he claims to be the representative of Bhrigu. C'è un astrologo a Varanasi, in India, che dice di essere il rappresentante di Bhrigu Muni. So apparently Bhrigu Muni did like millions of astrological charts, and they are in this library in Varanasi. Apparentemente Bhrigu Muni ha fatto milioni di carte astrologiche, tempi antichi, e sono tutti lì in un grande libri, in una biblioteca a Varanasi. So what you do is you approach the main person in that library and you tell him that you want your Bhrigu reading. Tu puoi avvicinare le persone responsabili in questa biblioteca dicendo voglio la mia lettura di Bhrigu. And then he goes and he gets your birth information, name, birth information, place, time of birth, and then he goes and looks to see if you're... Lui prende le tue informazioni, data di nascita, luogo di nascita, ora, eccetera, e vai a cercare nella biblioteca. So around maybe 30 years ago, I had my Bhrigu reading. I asked if my Bhrigu reading was there. E intorno a 30 anni fa sono andato lì e l'ho chiesto la lettura di Bhrigu di me. And sure enough, it was there. È incredibile, c'era. La mia carta era lì mia carta era lì nell'archivio. nell'archivio. So he sent me a letter with all the information that was on the Bhrigu reading. Poi mi ha mandato la lettera con tutte le informazioni che era lì nella lettura di Bhrigu. And one of the first things it said was this: Una delle cose che c'era scritto era questo. this boy left home at 5 years old. E questo ragazzo ha lasciato casa a 5 anni. So my wife said, what does that mean? How did you leave home at 5? E mia moglie mi ha chiesto, ma cosa vuol dire? Tu come l'hai lasciato casa a 5 anni? And anytime you would ask my mother would say, he was never home from 5 years old on. He was always outside in the playground. He would never come home. E quando ho chiesto a mia madre, lei diceva sì, da quando aveva 5 anni non veniva mai a casa, era sempre fuori a giocare e non voleva venire mai a casa. I just thought that was In fun. questo senso è andato via di casa a 5 anni. So Jnana, getting back to the point, Jnana means the eyes of knowledge, through knowledge. Jnana Chakshu, tornando al punto, Jnana Chakshu vuol dire gli occhi di conoscenza. So in the case of Narad Muni was 5 years old. Nel caso di Narada Muni, anche Narada Muni aveva solo 5 anni. And he and his mother lived in an ashram with saints, sadhus. E lui e sua madre vivevano in un ashram con i sadhu, con i saggi. One evening when his mother went to milk the cow, she was bitten on the leg by a snake. Una sera, quando sua madre è andata a mungere le mucche, è stata morsa da un serpente sulla gamba. And she passed away, she died. E ha lasciato il corpo, è morto. But Narad Muni felt very purified by the association of these sadhus. Ma Narada Muni sentiva molto purificato grazie alla compagnia di questi saggi, questi santi. And he felt no attraction to the material world. E non sentiva nessuna attrazione per il mondo materiale. So then he traveled throughout the land, hearing from great sadhus. E da lì ha cominciato a viaggiare, che non aveva più nessuno, ha cominciato a girare, ascoltando i vari santi, sadhu, saggi. And Narada Muni says, by virtue of this knowledge, transcendental knowledge that I've heard,
I began to experience God. E lui diceva che grazie a queste conoscenze trascendentali che l'ha ascoltate di tutti questi maestri, ha cominciato a sperimentare Dio. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Sri Guruve Namaha. I was born in the darkest of ignorance. Sono nato nell'oscurità dell'ignoranza. Tenebre And my spiritual master opened my eyes. E il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi with the torchlight of knowledge. Con la torcia della conoscenza. So this is another type of perspective we can get, Jnana Chakshus, in order to realize God, see God. Questa è un'altra prospettiva o visione attraverso cui possiamo vedere Dio. Another type of perspective is called Buddhi Chakshus. Un'altra prospettiva si chiama Buddhi Chakshus. Buddhi Chakshus means knowledge that comes through right or accurate perception. Buddhi Yoga significa conoscenza che viene attraverso le giuste percezione. In the 11th canto of the Bhagavatam, it says, an intelligent person. Nell'11° canto dello Srimad Bhagavatam dice che una persona intelligente, expert in perceiving the world around him, esperto nel percepire il mondo intorno, and applying sound logic, e applicando uno logico sano, giusto, can achieve real benefit. Può raggiungere un vero beneficio through his own intelligence. Attraverso la sua stessa intelligenza. Thus, sometimes one acts as one's own instructing spiritual master. A volte uno può agire come il suo stesso maestro spirituale istruttore. So it means that we can be blessed with an ability to see the logic behind the fact that there is a God. There must be a God. A volte possiamo essere benedetti da un'intelligenza di comprendere che con lo logico che dovrebbe essere per forza Dio. Possiamo arrivare a questa conclusione con l'intelligenza che dovrebbe essere Dio. From the Bhakti perspective, both Jnana Chakshus, seeing through knowledge, and Buddhi Chakshus, seeing through your intelligence, lead one to the Supreme Personality of God. Lead one in that direction. Dalla prospettiva della Bhakti, o la Jnana Chakshus, visione attraverso la conoscenza, o Buddhi Yoga attraverso l'intelligenza, tutte e due ci porta a una visione di Dio, la persona suprema. And the one final perspective is called Guna Chakshus. E la prospettiva finale è Guna Chakshus. And this is knowledge that comes to us through the mind and intellect, which are covered by the three gunas. Questa è conoscenza che viene attraverso l'intelletto, l'intelligenza, influenzata dai tre guna. With this perspective, we can only see Krishna's external energy. Con questa prospettiva possiamo vedere solo l'energia esterna di Krishna. In the 7th chapter of Bhagavad Gita, Krishna says, earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and ego. Nella Bhagavad Gita, c'è un verso che Krishna dice, la terra, acqua, fuoco, aria, etere, mente, intelligenza, falso ego. Sono gli elementi materiali. So when our eyes are covered by the material energy, quando i nostri occhi sono coperti dall'energia materiale,
Krishna says, that is me also. So that is what the eyes that we have to see, to only see that external energy. E Krishna dice, anche questa è mia energia, io sono anch'io questo, ma in queste condizioni abbiamo gli occhi da vedere solo questa energia esterna. So through all these perspectives, we're able to see God. Attraverso tutti questi differenti prospettivi possiamo vedere Dio. But according to the perspective that you approach him is how you see him. Secondo la prospettiva con cui tu l'avvicini, no? Sarebbe come tu li vedi. Prabhupada once tells the story of a British High Court judge. Una volta Srila Prabhupada racconta una storia di un magistrato, un giudice del Corte Supremo inglese. A man came to see him and told that the judge was busy, he had to sit and wait. E una signora è venuta a parlare con questo giudice e è stato detto dal segretario che è occupato, deve aspettare. Così si è seduto lì nella sala d'attesa, aspettava. So the man waited for a long time. E questo signore l'ha aspettata per tanto tempo, ha cominciato a passare molto tempo. And the secretary stepped out for a second. E la segretaria è uscita per un attimo. So the man was impatient. He got up and he opened the door to the judge's quarters. E questo signore aveva un po' perso la pazienza, così si è alzata e ha aperto la porta dall'ufficio del giudice. And he looked in. E ha guardato dentro. And there was the judge. He was on all fours with his grandson on his back, riding him like a horse. E poi l'ho visto il giudice lì per terra a quattro zampe e facendo il cavallo per sua nipote che era sulle spalle. So as you approach the Supreme, that is how you will see. That's how you'll get the eyes to see. Vicino al Supremo e così lo vedrà il Supremo e lui reciprocherà con te. So you wanted to leave a few minutes for questions, right, Tredas? Sì, yes. Okay. Se ci sono domande o riflessioni, si può alzare la mano e poi si aprirà l'audio. Ho scritto in Facebook o a voce in Zoom. Fate qualche domanda. Ok. Apre l'audio che già dà una domanda. Sì. Hi, ciao. Tredas, faccio la domanda, traduci tu? Sì, ma sento un po'... vado più vicino. Ok, mi senti? Sì. Ok. Volevo chiedere, ma come facciamo noi a fare il primo passo per avere gli occhi per vedere Dio? Soprattutto noi, cioè, immersi nella materialità proprio. So she wants to know, how can we make the first step to develop the eyes to see God if we're completely immersed in the material energy? Well, that was the whole plan of Chaitanya Mahaprabhu in coming over 500 years ago. Questo è il piano di Sri Chaitanya Mahaprabhu, l'avatar di Krishna che è venuto 500 anni fa. Krishna knew it's Kali Yuga, and that's what would happen to us. Krishna sa che questa sarebbe la Kali Yuga e cosa dice? E siamo tutti immersi nell'energia materiale. Krishna knew we would become victims of weapons of mass distraction.
Krishna sapeva che saremmo vittime di armi di massa, di distrazioni di masse. So he gave us the knowledge in Bhagavad Gita, Così and ci then è he came data to Chaitanya Mahaprabhu to give us the way. conoscenza della Bhagavad Gita 5.000 anni fa, e poi è tornato di nuovo solo 500 anni fa nella forma di Sri Chaitanya Mahaprabhu. So you're lucky. There's two of you. You can help each other. You and, was it Roberto? Roberto e Gianna. Sì. John, Siete it's fortunati two of che you. siete in due, che si può aiutare uno l'altro. And you just have to begin somewhere. Devi solo cominciare da qualche parte. Primo passo. Whatever you can do, whether it be some japa meditation, some kirtan, some regular reading from Bhagavad Gita, something, some way to connect. In qualche modo, quello che riesce a fare, un po' di meditazione di japa sul mantra, o leggere le scritture, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, kirtan, di cantare con la musica, in qualsiasi modo che riesce a cominciare, quello che ti viene più facile. Because bhakti has a shakti, bhakti has an energy. Perché il bhakti c'è un'energia, una shakti. You connect to that energy. Tu colleghi con quell'energia. And you will be influenced by that energy positively. Sarà influenzata in modo positivo da questa energia. Just like, is it cold there in Italy now? Yes. Per esempio, adesso in Italia fa freddo. So if you go near the fire, se avvicina il fuoco, and that heat is transferred to your body. If you put yourself close to the fire, you get the energy of the fire. Se ti metti vicino il fuoco, prende l'energia del fuoco e scalda il corpo. There's a transfer of heat. C'è un trasferimento di calore. So the system of Bhakti Yoga is a system that connects you to transcendence. Bhakti Yoga è un sistema che ti collega con la trascendenza, ti connette con la trascendenza. And you begin to experience it because Bhakti is also intuitive, where you can feel something. E poi comincia a sperimentare, perché il Bhakti è intuitivo, uno può anche sentire qualcosa. So my advice, Roberto and Jana, is it Jana? Giada. Is that her name? Giada. Jada. Is Jada. Begin somewhere. Il mio consiglio di Roberto e Giada è di cominciare da qualche parte, una di queste pratiche. And one of the most powerful things is association with those who are already advanced in the system. They inspire you. Una delle cose più potenti è la compagnia di persone che sono già avanzate nella Bhakti. You're very fortunate to have Tradas Prabhu and Krishna Loka, because they're wonderful devotees, just hearts full of bhakti. Magari. Siete fortunati che si organizziamo queste conferenze con bravi devoti come LAXSMI Singha. You stay near that bhakti energy and it will affect you also. State vicino ai devoti e quell'energia di bhakti ti influenzerà. Any other question? Qualche altra domanda? Roberto wants to ask.
Qual è il metodo migliore anche per aiutare nella diffusione di questa cosa, quindi per passarlo a qualcun altro che magari non ha nessun tipo di approccio alla materia, cioè a questo argomento, se è giusto e com'è il modo giusto? So what's the best method to give this process or tell other people about this process that have no idea, that are completely from nothing? The most important thing, according to Bhaktivinoda Thakur, is example, being an example. Sì, le cose più importanti, secondo Bhaktivinoda Thakur, uno dei maestri della nostra tradizione, è con esempio di praticare questo. In the late 80s and early 90s, I used to work in the music business. Fino anni 80, inizio anni 90, lavoravo nella musica. And there was lots and lots of sense gratification there. C'era tanta gratificazione dei sensi in quell'ambiente. And I worked for a very successful music production company. E lavorava per una ditta che produceva molto di grande successo, che produceva la musica. And though I never really said much unless I was asked, because people knew that I was a devotee. E non è che se non mi chiedeva, non è che parlavo o diceva, ma la gente sapeva che ero un devoto. The one thing they all said is, "You're very different." La cosa che tutti dicevano è che tu sei molto diverso. I don't know if they meant I was weird, but they said different. You were different. Non so se si intendeva che era strano o solo che ero diverso. But by being an example, for instance, music business, everyone smoking dope and cocaine and drinking and women and the whole thing, and I wasn't involved in any of that. Per esempio, in quell'ambiente tutti che fumavano la roba, le cocaine, donne, alcol, e io non ero coinvolto in queste attività. So people noticed. E poi la gente si notavano. And they would ask me, what are you into? E la gente mi chiedeva, ma cosa fai? And as soon as they would ask me, of course, I would tell them. Appena mi chiedeva loro, io lo spiegavo. Cosa I practice Bhakti Yoga. Oh, what is Bhakti Yoga? I've heard of yoga, but I don't know what Bhakti Yoga is. And then you're not preaching to them. Yoga, e loro dicevano, ma sì, yoga l'ho sentito, ma Bhakti che cos'è? So that's my recommendation. Be a good example. Questo è il mio consiglio, di essere un buon esempio. Because, I mean, the world is really going crazy now. Perché il mondo sta impazzendo adesso. And people will be searching. They'll want to get free from this craziness. They'll be searching, so they'll be looking. E le gente stanno cercando, vogliono liberarsi da questa pazzia che sta succedendo nel mondo e loro stanno cercando. I frequently lecture in yoga studios on the Yoga Sutras and Bhagavad Gita, and I teach Yoga Nidra. I do different things like that. E io spesso fanno conferenze e lezioni in studio di yoga. Insegno yoga nidra. Insegno yoga nidra, varie cose così. And people always ask me, why are you so calm? Why are you so peaceful? E spesso la gente mi chiede, ma perché sei così tranquillo? And so I can only tell them it's because I've been practicing Bhakti Yoga for almost 50 years. E risponde che è perché sto praticando Bhakti Yoga da quasi 50 anni. It took a young Italian-American kid from the streets of Newark, New Jersey, and somehow or another calmed him down, made him peaceful.
era necessario, il Bhakti Yoga ha preso un ragazzo italo-americano dalle strade di Newark, New Jersey, vicino a New York, di calmarlo. Che sarebbe lui. Sarebbe lui. Se Any lui other si questions? chiama Lorenzo Pugliese, lui di famiglia italiana. Pugliese. 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 My father's father is from Bari, Il padre di mio padre, mio nonno, è di Bari. and my mother's parents are from outside of Naples, Avellino. Avellino? Avellino, ok. E i genitori della parte di mia madre sono di Avellino. Voglio occhiali. So I have Napolitan and Calabrese. Pugliese. Pugliese, campano. So there's a question, a written question on Facebook. Okay. Thank you very much for the very nice class. I would like to ask, what's the most important thing for taking care of a community like ours? What's the most important aspect to take care of first? Most important aspect for taking care of a community? Ride in Italia, no? E in italiano, Hare Krishna, grazie mille della lezione. Vorrei chiedere qual è la cosa più importante di come prendersi cura in una comunità come la nostra. Qual è l'aspetto più importante da curare per prima? Grazie mille. My immediate response is to instill a mood of cooperation in the community. Il mio risposto subito è di come si dice instill? Non lo so. Instillare, mettere un'atmosfera di inserire un'atmosfera di collaborazione, di collaborare insieme. There's a little story about how do you say in Italian quail? You know the bird quail? So I know, but I can't remember the name of it. Cos'è? È una specie di piccione dove colombo. Colomba? Non è colomba, ma è simile, quail. Ma forse non ce l'abbiamo in Italia. Qualcosa un po' come un colombo. Quaglia. Sì. C'è una storia di una quaglia. Quaglia. On Google Translate. Quaglia. There's a story about quaglia. C'è una storia di una quaglia. There was a hunter who hunted this flock of quail. C'era un cacciatore che cacciava queste Quaglie. Questo gruppo di quaglie. So the quail were very much in anxiety because the hunter was capturing a lot of them. E queste comunità di quaglie erano molto ansiose perché questi cacciatori hanno già preso diversi di loro. So one of the quail stepped up and said, "We must work together." E una delle quali si è alzata in piedi e dicendo, dobbiamo lavorare insieme. So when the hunter throws the net over us, E così quando i cacciatori ci buttano le rete sopra di noi, we all fly at the same time. dobbiamo volare tutti insieme allo stesso momento. Go near the branch of the tree, the branch will take the net and we'll be free. E passiamo vicino all'albero e il rame dell'albero ci toglie le rete e saremo liberi. Sì, la rete si impiglierà sull'albero e saremo liberi. So the next time the hunter came, he throws the net over the quail. Le prossime volte che è venuto il cacciatore, tira la rete sopra tutte queste quaglie. They followed the instructions of the leader. E seguite le istruzioni di quello che ha dato questo consiglio. They all flew together. Tutti simultaneamente hanno cominciato a volare. Near the tree branch took the net and they all were free. E passando vicino all'albero, l'albero
ha tolto la rete e erano tutti liberi. So they realized the benefit of working together. Così hanno realizzato il beneficio di collaborare e lavorare insieme. And what they worked together for freedom. E lavoravano insieme per la libertà. In a Bhakti community, we work together for freedom. In una comunità di Bhakti lavoriamo insieme per la libertà. And that freedom is obtained by becoming lovers of God. E quella libertà è ottenuta diventando amanti di Dio. So the hunter's wife was in great anxiety because this went on for 2 or 3 weeks. Every time the hunter La moglie del cacciatore era molto in ansietà, per questo è andato avanti per 2 o 3 settimane. Ogni volta che il cacciatore cercava di catturare questi quali, scappavano e non riuscivano a catturare. Così. So the wife said to the hunter, "What are we going to do? We haven't been able to catch any quail for a couple of weeks now. I'm in so much anxiety." E la moglie diceva al cacciatore, sono grandi ansietà, sono passate 2 settimane e non siamo riusciti a prendere neanche una quaglia. Come facciamo? The husband said, "Just wait, be patient." E il marito ha risposto, abbia pazienza, aspetta. So the next time he went, Prossima volta che è andato per cacciare, this time he waited, the hunter waited. Questa volta il cacciatore aspettava. And the quail were, picking the seeds. E le quali erano lì per terra a mangiare, cercando i semi. And one of the quail stepped on the head of another quail. E uno di questi quali si calpestata la testa di un'altra quaglia mentre cercava. And they started arguing. E hanno cominciato a litigare. And it broke up. One side of the quail was supporting one, and the other side of the quail was supporting the other, and they were all arguing. Prendere parte, un gruppo prendeva la parte di uno, un'altra quale prendeva la parte dell'altro, hanno cominciato a litigare. At that moment, the hunter throws the net. A quel momento il cacciatore tira la rete. And captures all the quail because now they're not cooperating. Hanno preso tutte le quaglie perché adesso non stavano collaborando. So the way we show our cooperation is we should not criticize, fault find, talk badly about we should not do those kinds of things. Possiamo mostrare la nostra collaborazione e di non criticare, non litigare, non parlare male dagli altri. And that will keep the cooperative spirit to serve Krishna. That will keep it strong. E questo manterrà lo spirito di collaborare insieme per servire Krishna. Grazie. Thank you very much. Very nice answer. Thank you. Thank you. It's a pleasure. Qualche domanda? It's a pleasure being home. Anche da lontano. È un piacere tornare a casa. Piacere essere a casa. Essere a casa. C'è qualche altra domanda in Zoom? Posso fare? Certo. Sì. Ok. Chi è? Sono Monica. Monica, ok. Ok. Grazie per la lezione. Hare Krishna. Thank you very much for the class. Very nice. Dhruva Maharaj ha fatto grandi austerità focalizzandosi su Vishnu, no? E poi ha avuto la possibilità di avere la visione. Di Arjuna hai detto per la misericordia di Krishna ha potuto vedere la forma trascendentale e universale.
Deve tradurre a lui. Che Dhruva Maharaj, he performed many austerities, and therefore he was able to have the vision of Krishna. Right. So. And then Arjuna. Krishna, Arjuna, and Dhruva Maharaj, they made great austerities and practice, and they're able to have the vision to see Krishna. Right. He was blessed. He was Mercy. Ok, uno per le sue grandi austerità, Dhruva, dell'altro invece lui ha sottolineato la misericordia. La misericordia la missione. Uno quindi per le austerità, l'altro per la misericordia. La domanda è questa: in che rapporto stanno quindi le nostre austerità rispetto alla misericordia, che alla fine è what's the balance between the relation between the austerities and the mercy that comes down? How much is it? Yeah, well, the meaning of mercy means that we may or may not deserve it, and still we get it. That's the meaning of mercy. There's no formula to it. Just like, La misericordia scende e non c'è una formula che non è che meritiamo necessariamente, ma scende. Yeah, there's a verse, a very surprising verse in the Bhagavad Gita. C'è un verso molto bello, sorprendente nella Bhagavad Gita. Krishna says in that verse, let me see. It says api chet sudaracharo, which in short, let me see if I can find it. Here it is. Yeah, it's in the 9th chapter. It's the 30th verse. Capitolo 9, verso 30. Even if one commits the most abominable action, anche se una persona commette anche le azioni più abominevoli, if he's engaged in devotional service, bhakti, se è impegnato in servizio devozionale, bhakti, he's to be considered saintly. Deve essere considerato santo. Because he's properly situated in his determination. Perché è situato appropriatamente nella sua determinazione. This is a very interesting verse in the sense that Krishna says, even if one commits the most abominable action. Questo è un verso molto interessante perché Krishna dice anche se uno commette le azioni più abominevoli. So Krishna is indicating he understands that we have our weaknesses. Krishna sta indicando che lui lo sa che abbiamo nostre debolezze. And if we accidentally do something that is against the principles, se per incidente a caso facciamo qualcosa che è contrario ai principi, but are still determined in our practice of bhakti, ma siamo lo stesso determinati nella nostra pratica di bhakti, Krishna considers you saintly. Krishna ti considera un santo. There's the story of Ajamil, which is a good example. Storia di Ajamil. He didn't perform great amount of austerities, quite the opposite. E lui non è che ha eseguito grandi austerità, anzi, proprio l'opposto. But at the time of death, he called out Narayan's name without any offense. There was no offense in the uttering of that name. Ma al momento della morte ha chiamato il nome di Narayan, che è il nome di Krishna, senza offese, senza pretese, senza nessun
And that was appreciated by the Lord. E questo è stato apprezzato dal Signore. And gave him an opportunity to purify his heart from all impurities. E il Signore le ha dato un'opportunità di purificare il suo cuore da tutto il passato, impurità. Did that address her question? Is she asking? Va bene, Monica? Or... Yes, says thank you. There's one Mataji also says, Hare Krishna, my humble obeisances, thank you very much for this inspiring class full of nectar. I'm very grateful to you all for this unpayable association. This is Erika. Oh, she speaks English. No question. Just Gratitude. gratitude, yes. Thank you for your appreciation. One more last question. Okay. From Katya, very nice devotee. No, non so se la stai. Sì, sì. Thank you very much for the nice class, very intimate. I would have a suggestion. Yeah. Do you have a suggestion how to surprise Krishna? Do I have a suggestion how to surprise Krishna? I'm trying to get the full, here it is. My intention is that we all recite Krishna's name. We all ask for his mercy. But I'd like to be able to surprise him and make him, excuse me, and make him happy. Do you have some suggestions for how to surprise him? Maybe during our practice of japa? Thank you very much. Yes. Don't ask him for anything. Sì, non chiede niente a lui. Neither mercy, nada, nothing. Non chiede niente. Per misericordia, per benedizione, non chiede niente. Because people are praying to God all the time. Give me this, give me that. Perché tutti pregano a Dio, dammi questo, dammi quello. So surprise him. Don't ask for anything. Just absorb yourself in that transcendental sound vibration. La cosa che è più sorprendente per lui sarebbe qualcuno che non chiede niente, che solo canta senza nessun interesse o richiesta. And he'll say, what? What is this? She's not asking for anything. Sarà molto sorpreso perché che cos'è questo? Non mi chiede niente. Tutti chiedono, questo non mi chiede niente, questa è la cosa più sorprendente per Krishna. Very nice answer, thank you. I think we'll conclude here. Felicia, she's asking when there will be next class. The one who asked the first question, she's asking when Felicia, when the next class will be, the next time you can give class. Whenever you guys invite me. Okay. You could also tell them I'm not really good at self-promotion, but you can tell everybody I have a kirtan every morning, 7:30 my time, so it would probably be 12:30 your time. Lui non piace promuoversi se stesso, ma lui tutte la mattina il suo orario, ma sarebbe mezzogiorno qui in Italia, fai un kirtan. It's Facebook Live. In Facebook da vivo. And under my name, LAXSMI Nrsimha Das. Si può collegarsi. So it's a good lunchtime meditation for everybody. Meditazione di pranzo per tutti. Ok. Così dici, cantiamo? Sì. So you want to chant a little bit? Sure. Cantiamo un po'. You want me to play Mridanga? Sì. 5 minuti.
Yeah, there's 5 minutes with chant. Or Should I play Mridanga or the Ektar? Mridanga. Okay. Allora cosa si... Ma non va in accordo. Non so. No. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Jai Lakshmi. If you wait, let the other ones go and then we can speak a couple minutes. Vedi su Facebook, non si può. Cosa? Vedi su Facebook. Ah, se loro sono capaci a toglierlo. Digli che Sita Thakurani e Advaita lo salutano. I don't know if do you remember Sita Thakurani and Advaita? In Venice? In Oh, Venice? absolutely, sure. They were on Facebook watching, and they say hello. So thank you very much. Thank you for a nice class. I will always remember